Ciao a tutti! In questo tutorial vi voglio spiegare come realizzare questo coprispalle, che è il gemello della maglia tulipano. Semmai vi metto qui una foto per farvi capire. Questo coprispalle è stato realizzato in top down, quindi dall'alto verso il basso, ma con una tecnica particolare perché all'inizio ho avviato tutte le maglie delle maniche, delle spalle, dello scollo e poi ho lavorato appunto dall'alto verso il basso il punto pizzo fino all'altezza dello scalfo. A quel punto ho messo in attesa tutte le maglie e ho iniziato a lavorare la seconda parte, quindi quella del retro, riprendendo appunto l'avvio provvisorio. Una volta che ho lavorato anche il retro, ho cucito le maglie delle maniche e lavorato in circolare questo bordo per il corpo. Ecco, io l'ho voluto creare così corto, quindi dell'altezza del mio scalfo, ma seguendo le spiegazioni che vi do durante il tutorial potete realizzarlo a maniche lunghe, a maniche corte, così corto, piuttosto che più lungo o addirittura andando veramente molto più lunghi, arrivando quindi fino ai fianchi, potete realizzare un maglioncino. Per tutte le tecniche che comunque vi spiego durante il video, trovate qui sopra e nel box informazioni tutti i link ai video dedicati. Ma adesso andiamo a vedere cosa ci serve per realizzarlo. Per iniziare abbiamo bisogno del filato. Io ho scelto questo che è il Tencel di Tessiland. È un filato composto dal 100% di lyocell. È una fibra particolare, quindi vi consiglio di andare a cercare che tipo di fibra è per capire meglio di che cosa stiamo parlando. In 200 grammi ci sono circa 450 metri e qui consiglia di lavorarlo con i ferri che vanno dal 4 al 5, ma come sempre vi dico, vi consiglio di fare un campione di minimo 10 cm per 10 cm per verificare con quali ferri avete la tensione corretta di 22 maglie per 30 ferri. Io per avere questa tensione devo utilizzare i ferri numero 4. Inoltre ci servirà un uncinetto per fare l'avvio provvisorio, un filo di scarto simile, diciamo così, al filo che stiamo utilizzando per la lavorazione, sempre per l'avvio provvisorio, un ago da maglia, un metro da sarta, un contagiri e dei marcatori. Ma adesso iniziamo con le spiegazioni. Per iniziare con il metro da sarta dobbiamo andare a prendere la misura della lunghezza delle maniche, quindi sia che le volete corte, 3/4 o lunghe, dovete andare a prendere la misura che va dall'inizio della vostra manica su per il braccio, passare dietro al collo, quindi misurare anche le spalle e poi scendere dall'altro braccio. Nel mio caso questa misura corrisponde a 115 cm, ma 115 cm a quante maglie corrispondono? Dobbiamo moltiplicare per 20, che è il numero di maglie che ho in 10 cm nel mio campione, e dividere per 10 e mi dà 230. A questo punto, visto che io voglio avere 3 maglie da una parte e 3 maglie dall'altra di bordo a legaccio, devo andare a togliere dal numero totale 6 maglie, quindi meno 6. Il numero che risulta deve essere divisibile per 8. Anche se il multiplo del pizzo in realtà è un numero divisibile per 8 più 1, in questo momento dobbiamo solo sapere se è divisibile per 8, perché la maglia in più io la vado ad aggiungere in un secondo momento. Quindi 224 è divisibile per 8? Sì. Perfetto, io sono a posto. Quindi per me 230 maglie da avviare vanno bene. Nel caso in cui il vostro numero diviso 8 vi dia un numero con la virgola, dovete andare ad aumentare o a diminuire in base se volete arrotondare per eccesso o per difetto. Un'altra misura che ci serve è la metà della circonferenza della testa. Nel mio caso sono 56 cm diviso 2. Quindi la mia metà è 28 cm, anche qui devo moltiplicare per 20 e dividere per 10 per sapere a quante maglie corrispondono. Nel mio caso corrispondono a 56 maglie.
Quindi anche questo numero me lo devo segnare perché chiaramente sarà il numero di maglie dello scollo. Adesso con il filo di scarto e l'uncinetto vado ad avviare tutte le maglie con il metodo provvisorio. Per chi non conosce questo metodo lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Comunque all'inizio faccio il cappietto con una catenella, poi prendo il mio ferro, passo il filo sotto il ferro, sopra l'uncinetto e faccio una catenella e vado avanti così, passo il filo sotto il ferro, sopra l'uncinetto e catenella, sotto, sopra, catenella e avvio quindi tutte le mie maglie in questo modo. Alla fine, quando le ho avviate tutte, per bloccare l'avvio faccio una decina di catenelle solo con l'uncinetto. Finito di avviare tutte le maglie, andiamo a mettere dei marcatori a lucchetto che poi andremo a sostituire con quelli ad anello durante il primo ferro della lavorazione per sapere come dobbiamo lavorare le nostre maglie. Quindi prima di tutto abbiamo detto che i primi 3 punti e gli ultimi 3 punti li andiamo a lavorare a legaccio, quindi andiamo a mettere subito dei marcatori. Quindi 1, aspettate che vi faccio vedere, 1, 2, 3 e andiamo a mettere il primo marcatore a lucchetto. Dall'altra parte 1, 2, 3 e mettiamo anche qua un marcatore a lucchetto. Poi, visto che io voglio lavorare tutte le maglie delle maniche a dritto, a maglia rasata, tranne appunto abbiamo detto le prime 3 e le ultime 3 e quelle del collo che andrò a lavorare anch'esse a legaccio, cosa devo fare? Devo capire la suddivisione tra le maglie delle maniche e quelle del collo, ricordandomi però che anche lì, finito lo scollo, quindi il buco, chiamiamolo così, dove noi infiliamo la testa, voglio lavorare comunque 3 maglie da una parte e 3 maglie dall'altra a legaccio, proprio per far sì che lo scollo venga meglio. Quindi adesso prendiamo la calcolatrice e andiamo a fare questi conteggi per poi mettere gli altri marcatori. Quindi 230 erano le maglie totali meno le 3 maglie di bordo da una parte e le 3 dall'altra, quindi meno 6 maglie, sono 224. A queste maglie dobbiamo andare a togliere anche le 3 maglie da una parte e 3 maglie dall'altra dello scollo, che anch'esse vanno lavorate a legaccio come lo scollo, quindi meno 6. Poi andiamo a togliere ancora il numero di maglie dello scollo, 56, quindi meno 56 mi dà 162. 162 sono le maniche, scusate, le maglie delle maniche, quindi destra e sinistra, per cui questo numero va diviso 2 e mi dà 81. Cosa vuol dire? Che io dal marcatore a lucchetto devo andare a contare 81 maglie e mettere un altro marcatore a lucchetto, poi anche dall'altra parte dal marcatore conto 81 e metto l'altro marcatore a lucchetto. Quindi alla fine come l'ho diviso? 3 maglie da lavorare a legaccio marcatore, 81 da lavorare a maglia rasata marcatore, 3 maglie più le 56 più le altre 3 maglie che chiaramente sono tutte da lavorare a legaccio, quindi ho messo solo questi 2 marcatori per un totale appunto di 62 maglie, 81 da lavorare a maglia rasata e le ultime 3 maglie a legaccio. Andrò avanti a lavorare così per un totale di 6 ferri. Già che ci sono vi faccio vedere una cosa.
Il tencel, se voi guardate in una delle estremità del gomitolo, ha questo filo che fuoriesce. Ecco, prendetelo da qui dentro, il filo, in maniera che così mentre lavorate il gomitolo non inizia a girare e vi corre per tutta casa. Quindi, come abbiamo detto, io devo iniziare a lavorare le prime 3 maglie a legaccio. Nel frattempo vado anche a sostituire i marcatori a lucchetto con quelli ad anello. Quindi lavoro le mie prime maglie. Il legaccio sappiamo che va lavorato tutto a dritto, quindi è abbastanza semplice. Lascio la mia codina, continuo con il filo, quindi 1 2 3, tolgo il marcatore e lo sostituisco con quello ad anello che è più maneggevole, e poi proseguo. Quindi questo ferro, chiaramente il primo ferro, sarà da lavorare in effetti tutto a dritto, perché il legaccio nei ferri di andata e ritorno va lavorato sempre a dritto. Nel secondo ferro e in tutti i ferri a rovescio del lavoro, quindi tutti i ferri pari, lavoro le maglie a legaccio sempre a dritto, mentre le maglie che devono essere a maglia rasata chiaramente le lavoro a rovescio. Ok, ho finito di lavorare i miei 6 ferri e adesso inizio con il punto pizzo. Chiaramente le prime 3 e le ultime 3 maglie di bordo vanno sempre lavorate a legaccio. Poi passo il marcatore e siccome la sequenza è formata da 8 maglie più una, inizio subito con andare ad aumentare una maglia solo in questo ferro, poi non lo farò più, anche nelle prossime sezioni, nelle prossime sequenze non lo farò più, perché avrò già un numero complessivo di 8 maglie più una. Quindi io la vado ad aumentare sollevando il filo che unisce le 2 maglie, prendendolo dal retro e lavorandolo a dritto normalmente, così. Normalmente appunto nella prima sequenza non c'è un aumento ma c'è un dritto, io l'ho sostituito con questo. Poi adesso vi dico qual è il multiplo da ripetere, e cioè 3 dritto, 1 2 3, un gettato, una accavallata, quindi passo una maglia dritto senza lavorarla, lavoro la seguente e accavallo quella passata su quella lavorata e finisco con 3 dritto, 1 2 3. Quindi vado a ripetere 3 dritto, 1 2 3, un gettato, una accavallata e 3 dritto, 1 2 3, e vado avanti così fino alla fine. Chiaramente lavorando mi troverò anche gli altri marcatori qui dove c'era lo scollo. Ecco, questi 2 marcatori li devo togliere perché ormai non mi servono più, perché continuo a ripetere la sequenza fino alla fine e poi chiaramente lavoro le mie 3 maglie di bordo. Nel secondo ferro, come in tutti i ferri pari, lavoriamo le prime 3 maglie e le ultime 3 maglie di bordo legaccio a dritto e poi tutto il ferro a rovescio. Nel terzo ferro lavoro le prime 3 maglie a legaccio, chiaramente poi a fine ferro anche le ultime 3, e poi lavoro un dritto e da questo momento inizio la sequenza ed è un dritto, 2 maglie assieme a dritto, getto, un dritto, getto, una cavallata, quindi passo, lavoro la seguente e a cavallo e 2 dritto, 1
2 e poi ripeto questa sequenza fino alla fine, quindi un dritto, 2 maglie assieme, getto, dritto, getto, una accavallata, quindi passo, lavoro a cavallo e 2 a dritto e vado avanti così appunto fino alla fine. Nel quinto ferro lavoro sempre le prime 3 maglie di bordo a legaccio e poi faccio un dritto e inizio la sequenza che poi sarà da ripetere, quindi 2 assieme, getto, una cavallata, scusate, una diminuzione centrale doppia, quindi passo le prime 2 maglie senza lavorarle a dritto, lavoro la prossima maglia a dritto e accavallo le 2 maglie passate sulla maglia lavorata, poi getto, faccio una accavallata normale, quindi passo, lavoro a cavallo e un dritto e ripeto 2 assieme, getto, una diminuzione centrale doppia, quindi passo 2 maglie, lavoro a cavallo, getto, accavallata normale, un dritto e vado avanti così fino alla fine del ferro, ricordandomi che le ultime 3 maglie sono da lavorare a legaccio. Nel settimo ferro lavoriamo sempre le prime 3 maglie a legaccio e poi lavoriamo 2 maglie insieme. A questo punto iniziamo la sequenza da ripetere, quindi getto, un dritto, getto, un dritto, getto, un dritto, getto e diminuzione centrale doppia, quindi passo 2 maglie senza lavorarle, lavoro la maglia seguente e accavallo le 2 maglie passate su quella lavorata e poi riparto con la sequenza, getto, un dritto, getto, un dritto, getto, un dritto, getto, diminuzione centrale doppia e vado avanti così a lavorare per tutto il ferro. L'ultima sequenza del settimo ferro è così: getto, un dritto, getto, un dritto, getto, un dritto, getto e poi vedete non abbiamo le 3 maglie per fare la diminuzione centrale doppia, ma abbiamo solo 2 maglie, quindi facciamo una cavallata semplice, passo, lavoro e a cavallo e così ho finito anche il settimo ferro. Adesso non faccio nient'altro che fare l'ultimo ferro della sequenza, che è come tutti i ferri pari a rovescio, appunto lavorandolo a rovescio, quindi le prime 3 maglie comunque vanno lavorate a legaccio, quindi a dritto, e poi lavoro tutto il ferro a rovescio. Ho finito la prima sequenza di 8 ferri del punto pizzo. Adesso dobbiamo continuare sempre questa sequenza fino ad arrivare all'altezza dello scalfo.
Bene, sono arrivata a lavorare fino all'altezza dello scalfo, che per me è circa 20 centimetri, e adesso facciamo i conteggi per capire come separare il corpo dalle maniche. Adesso con il metro da sarta andiamo a prendere la circonferenza del nostro seno per sapere come suddividere le maglie tra maniche e corpo. Quindi nel mio caso sono 90 centimetri di seno, però in questo momento io ho solo la metà delle maglie del davanti o del retro, sono uguali, per cui sto lavorando a pannello, quindi questo numero va diviso in 2 e mi dà 45 centimetri. Adesso moltiplichiamo per 20 come abbiamo fatto prima e dividiamo per 10 per sapere quei 45 centimetri a quante maglie corrispondono. Nel mio caso corrispondono a 90 maglie. Quindi io per il corpo devo lasciare centralmente 90 maglie. Ma quante maglie devo lasciare per le maniche? È semplice. Avevamo 230 maglie. Veramente 231 perché avevamo la maglia di bilanciamento, però questa nel primo ferro andiamo subito a fare una diminuzione, quindi ritorniamo alle 230 maglie meno 90 maglie del corpo, scusate, 230 meno 90 maglie mi dà 140 maglie rimanenti. A questo punto le divido in 2 e quindi avrò 70 maglie per la manica, 90 per il corpo, 70 per la manica. Quindi adesso vado a mettere dei marcatori a lucchetto appunto per questa divisione e lavorerò l'ultimo ferro a dritto. Quindi sono arrivata al mio scalfo con il punto pizzo, cosa faccio? Lavoro l'ultimo ferro tutto a dritto perché sono sul dritto del lavoro e metto i marcatori a lucchetto per delimitare appunto le maglie delle maniche da quelle del corpo. Ricordatevi di fare subito dopo le 3 maglie di bordo una diminuzione perché avevamo appunto una maglia in più di bilanciamento per il punto pizzo. Ho finito il ferro e ho messo in attesa le maglie su un cavo. Se voi non avete i ferri intercambiabili potete metterlo su un pezzettino di filo di scarto. Adesso andremo a riprendere le maglie che avevamo avviato con il metodo provvisorio. Però vi voglio dare un consiglio. Se avete paura di sbagliare durante l'esecuzione del punto pizzo potete fare una cucitura di sicurezza. Vi lascio qui sopra e nel box informazioni ben 3 metodi appunto per fare le cuciture di sicurezza. Voi scegliete quello che più vi piace. Quindi andiamo a disfare piano piano le catenelle che avevamo fatto infine alla cucitura di sicurezza, veramente molto piano, e poi andiamo a riprendere le maglie, quindi con i ferri andiamo a vedere dove appunto dobbiamo andare a riprendere le maglie disfando piano piano la catenella. Quindi questa è una maglia, vedete, io entro e la riprendo. Aspettate che qui c'è il filo in mezzo, poi disfandola vado sulla seconda. Se tiro un attimo la catenella, vedete, vedo perfettamente dove c'è l'altra maglia da riprendere. Quindi questa è la seconda, poi c'è la terza e rientro, ve lo faccio vedere da vicino magari. Io tiro così la catenella, vedete, e si vede dov'è la maglia, spero che si veda, dov'è la maglia da riprendere. Rientro e poi disfo. Prima entro e poi disfo, così non mi possono sfuggire le maglie. Ho ripreso tutte le maglie e ho già messo i marcatori nelle 56 maglie centrali dello scollo, perché nel primo ferro lavorerò tutto a dritto fino al marcatore. Poi chiudo le 56 maglie dello scollo e proseguo lavorando tutto a dritto. Comunque adesso vi faccio vedere come chiudo le maglie dello scollo.
Ho lavorato a dritto fino al marcatore a lucchetto, ho già messo il marcatore ad anello prima delle 3 maglie di bordo del collo che, come abbiamo fatto dall'altra parte, abbiamo lavorato a legaccio. Adesso tolgo il marcatore perché andiamo a chiudere le maglie del collo con una chiusura ad accavallata, quindi basta lavorare 2 maglie a dritto, 1, 2, e accavallare la prima maglia lavorata sulla seconda, poi lavoro una maglia dritto e a cavallo, dritto e a cavallo, e vado avanti così fino, scusate, alla fine delle maglie dello scollo. Se non conoscete questa chiusura, vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Mi raccomando, se avete una mano molto stretta, magari fatela con dei ferri di misura superiore oppure fate la chiusura elastica. Ok, ho chiuso tutte le maglie, tolgo il marcatore, ma in realtà devo chiudere anche questa che ho sul ferro, perché se no, vedete, ci sono le 3 maglie di bordo a legaccio più questa, sarebbero 4. Quindi cosa faccio? Lavoro anche la prima maglia del bordo, chiudo, e in realtà adesso me ne rimangono 3, una sul ferro, 2 e 3 legaccio di bordo come dall'altra parte. Metto un marcatore ad anello per segnarle e proseguo lavorando tutto a dritto. Nel ferro di ritorno lavoro le prime 3 maglie a legaccio, quindi a dritto. Tutte le maglie fino al marcatore ad anello, che sono quelle della manica a rovescio, le 3 maglie di bordo dello scollo a legaccio, quindi anche queste a dritto, poi avvio le maglie dello scollo dall'altra parte, che praticamente è lo stesso numero di quelle che avevamo di quelle che abbiamo chiuso, le maglie di bordo legaccio, tutte le maglie della manica a rovescio e le ultime 3 maglie di bordo a legaccio. Adesso arrivo a lavorare fino a qui e poi vi faccio vedere come avviare a nuovo le maglie dello scollo dall'altra parte. Ok, ho lavorato fino alle 3 maglie di bordo dello scollo e adesso devo andare ad avviare le 56 maglie dello scollo dall'altra parte e lo faccio con l'uncinetto. Quindi prendo l'uncinetto, tengo il filo in questo modo perché passo sotto, vedete, davanti sotto l'uncinetto, giro e poi faccio passare il filo sotto il ferro, sopra l'uncinetto e faccio la mia prima catenella e quindi anche la mia prima maglia. E poi proseguo come abbiamo fatto per l'avvio provvisorio. Quindi sotto il ferro, sopra l'uncinetto e catenella. Sotto il ferro, sopra l'uncinetto e catenella. Comunque anche per questo avvio vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Una volta che ho finito di avviare tutte le mie maglie, riprendo normalmente la lavorazione dall'altra parte e lavoro fino alla fine del ferro. Ho avviato 55 maglie e non 56 perché proprio la 56esima è quella che noi abbiamo sull'uncinetto, quindi la mettiamo sul ferro e poi, ecco qua, proseguiamo con la lavorazione dall'altra parte. Normalmente queste le devo lavorare a dritto, quindi 1, 2, 3, poi proseguo con il rovescio e le ultime 3 maglie di bordo a dritto. A questo punto proseguo esattamente come ho fatto all'inizio del lavoro per la prima parte, quindi per 6 ferri lavoro 3 maglie a legaccio, 81 a maglia rasata, 63 legaccio, 81 maglia rasata e 3 legaccio. Chiaramente questi numeri sono per la mia taglia, no? Come all'inizio vi ho detto,
Voi dovete prendere le vostre misure e farlo per la vostra taglia. E poi, dopo aver fatto questi ferri, inizio con il punto pizzo, ricordandomi però che nel primo ferro devo avviare una maglia in più, quindi aumentare di una maglia, perché è un multiplo di 8 più 1, perché lo stiamo lavorando in ferri di andata e ritorno e quindi in piano. Quindi procedo esattamente nella stessa maniera come ho fatto per questa parte. Ho finito anche la seconda parte, come vedete, e adesso vi faccio vedere come chiudere i pezzi, diciamo così, delle maniche, per poi andare a lavorare in circolare sulla parte del corpo. Quindi procedo con la chiusura a 3 ferri. In questo momento non ho un terzo ferro numero 4, quindi ho inserito un ferro numero 3,5, ma non importa, perché il ferro che lavora deve essere quello di misura corretta. Anche se qui abbiamo un ferro di misura inferiore, non va a modificare la nostra tensione. Quindi procedo con la chiusura. Piego il davanti all'interno, quindi all'esterno mi rimane il retro del lavoro, e metto vicino, vedete, i 2 ferri con le maglie. Poi con un terzo ferro lavoro e chiudo in questa maniera. Prendo scusate, la maglia del primo ferro, la maglia del secondo ferro a dritto, e vado a lavorare queste 2 maglie così insieme, 1 e 2, e a questo punto le faccio scendere dai ferri. Poi lavoro ancora 2 maglie, 1 e 2, le lavoro a dritto e le faccio scendere dai ferri. A questo punto le accavallo come una cavallata normale, come una chiusura da cavallata, vedete? E qui a cavallo. E poi proseguo lavorando insieme queste maglie, facendole scendere dai ferri e accavallando. Chiaramente i marcatori ad anello non ci servono più, quindi proseguo a chiudere sempre a dritto, 1, 2, lavoro in questa maniera, faccio cadere e accavallo fino alla fine dove ho i marcatori a lucchetto. Ok, arrivata anche alle ultime maglie da chiudere, a cavallo, tolgo i marcatori a lucchetto che tanto non mi servono più, uno mi è già caduto, e quindi metto questa maglia sui ferri. Poi io, visto che li ho intercambiabili, svito da questa parte i ferri, li avvito dall'altra parte e vado a chiudere anche lì le maglie della manica. Quindi ho girato il lavoro, da questa parte ho messo i tappi, dall'altra parte ho avvitato le punte, questa manica è quella che abbiamo appena chiuso, questo è lo scollo, questa è la parte del corpo, e adesso da questa parte, vedete, vado a chiudere anche le maglie di questa manica, esattamente come abbiamo fatto dall'altra parte. Ho chiuso la manica anche da questa parte, ho cambiato il ferro più piccolo con il ferro numero 4, ma in realtà potevo anche lasciare il 3,5, perché come vi ho detto prima, quello che lavora e dà la tensione è il ferro che io ho sulla mano destra, indipendentemente se teniamo il filo a destra o a sinistra. Comunque il ferro che lavora è quello sulla mano destra, quindi vedete mi sono rimaste solo le maglie del corpo, e adesso proseguirò andando a lavorare in circolare. Quindi metto un marcatore per identificare l'inizio e la fine del giro, e adesso vado a lavorare a maglia legaccio, quindi questo ferro lo devo lavorare a rovescio.
e quindi proseguo la lavorazione appunto a maglia legaccio. Ho finito di lavorare i 6 ferri a legaccio di bordo, adesso tolgo chiaramente il marcatore ad anello che non ci serve più. Nel filo vado ad infilare un ago da maglia e procedo con la chiusura ad ago. Allora, se non la conoscete, vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Comunque è molto semplice, quindi ve la faccio vedere. Prendo con l'ago le prime 2 maglie da destra verso sinistra e faccio passare il filo. La lunghezza del filo che dovete lasciare è pari a 2 volte la circonferenza del vostro seno, quindi della maglia, dei punti che avete sui ferri. Il secondo passaggio invece è da sinistra verso destra, prendere la prima maglia e far passare il filo. A questo punto, solo per la prima maglia, mettiamo un marcatore a lucchetto in modo da riconoscerla quando arriveremo alla fine e facciamo cadere la maglia in questo modo. Poi proseguiamo sempre nella stessa maniera, cioè infilando da destra verso sinistra le prime 2 maglie e da sinistra verso destra la prima e poi facciamo cadere la maglia e andiamo avanti così fino alla fine delle maglie. Ok, sono arrivata proprio alla fine della chiusura e ragazzi veramente alla fine del filo, cioè ho utilizzato tutta la matassa, tutto il gomitolone. Adesso vi faccio vedere le ultime maglie come si chiudono, quindi queste 2 normalmente in questo modo, quindi faccio scendere e poi devo andare a prendere anche quella che avevamo marcato col marcatore a lucchetto, quindi 1, 2 e poi esco. Ecco, appunto, come volevasi dimostrare, sono proprio arrivata ultimo. Aspettate che riprendo. Ok, ed esco, dicevamo, da questa qui che ho sul ferro. Quindi la mia chiusura è finita. Ho proprio qualche centimetro per bloccarla e nasconderla. Adesso appunto blocco le codine, le nascondo e poi vi faccio vedere il risultato. Bene, il coprispalle è finito. Io per una taglia media con una circonferenza seno di 90 cm ho utilizzato tutto il gomitolo, mi avete visto, mi è avanzato veramente qualche centimetro solo per nascondere la codina. E adesso lo devo lavare e bloccare perché come tutti i capi in pizzo, per l'amor di Dio, se vi piace averli così un po' arricciati va benissimo, però per far vedere meglio il disegno bisogna bloccarlo e aprirlo. Per come fare a bloccarlo vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Per oggi è tutto, se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella e noi ci vediamo alla prossima, ciao!